Ciao a tutti, oggi è lunedì 5 agosto, domani Bluetti presenta e sarà quindi acquistabile la nuova Bluetti AC50B. Nuovo modello non sostituisce l'EB3A che rimane in gamma, ma sostituisce la vecchia EB55. È una macchina con un taglio che si posiziona in una fascia molto intermedia tra le piccole e quelle che iniziano a diventare medio grandi, ma con dei dati importanti, un prezzo aggressivo e una versatilità che vedrete nel proseguo del video molto ampia. La C50B, come vedete, è una macchina molto piccola, 26x21 profondamenti, pesa pochissimo, si maneggia senza problemi ed ha già la nuova estetica di tutte le ultime macchine prodotte da Bluetti. Come vedete abbiamo un'uscita 230 che è da ben 700 watt continui e ci saranno dei test molto approfonditi, e abbiamo un accumulo che inizia a diventare interessante perché qualcosa si riesce a fare. 448 Wh, quasi mezzo kWh di accumulo, e per potenze non troppo alte ci inizia a dare già un'autonomia interessante. Ingresso fotovoltaico comunque in DC da 200 watt, e per farvi finire di vedere il video vi dico subito che verrà lanciata a un prezzo bomba, vi ricordo domani, di 329 euro. Ci sarà un mio codice sconto di 5 euro perché il prezzo è già basso, sarà Massi 5, ma vi lascio tutto in descrizione. Ci sarà anche un'offerta per comprarla insieme al pannello portatile, il piccolo PV120. In quel caso riesco a girarvi un buono sconto di 10 euro, Massi 10, che trovate in descrizione. Mi raccomando, iscrivetevi al canale che invece non costa nulla, è gratuito, mi aiutate a farlo crescere, è molto importante, in modo da portare prodotti sempre nuovi e interessanti. Iniziamo con lo spacchettamento e buon video. Allora, questa è la scatola arrivata direttamente via aereo in anteprima. So che ne sono arrivati solo 2 esemplari in Europa, forse in Italia, di AC50B. Una bella anteprima per Massidattoli Tech Solution. Doppia scatola, quella interna sempre con maniglia. Nella parte superiore troviamo la solita protezione robusta, manuali e certificati. Vediamo subito gli accessori. Cavo accendisigari di ottima qualità, sono gli ultimi modelli, quelli con la gommina qui per la presa. XT60 molto piacevole. Spina di ricarica quindi 220 diretto, la vite per la terra che mettono sugli ultimi dispositivi. Spesso mi chiedete se è da collegare, non è da collegare. In alcune situazioni dove è richiesta la messa a terra della struttura c'è la possibilità di farlo. Ingresso fotovoltaico o comunque DC, connettori XT60 che sono molto robusti, hanno qua il rinforzo per evitare di piegare secco il cavo, quindi buoni. Ho tirato fuori dalla maniglia la Power Station perché è molto leggera. Allora, eccola qui, AC50B. Dunque, costruzione in plastica con maniglia integrata come gli ultimi modelli, griglia sul lato sinistro con ventola, griglia sul lato destro senza ventola, solo per l'aria. Lato destro dove abbiamo anche l'ingresso diretto del 230 volt con fusibile integrato e il famoso punto di terra. 4 piedini in gomma è il seriale della macchina. Parte superiore abbiamo detto con maniglia integrata, non abbiamo più la ricarica wireless. Guarderei subito le caratteristiche nella parte posteriore. Le cose che ci interessano: dunque ingresso DC da 12 a 28 volt, quindi parte da 12 ma attenzione, massimo di 28, quindi non riusciamo a mettere dei pannelli troppo grossi che salgono di tensione. Tirando 8,5 A arriva al massimo a 200 watt sull'ingresso DC. Potenza in uscita arriviamo a 700 watt sul 230 volt. Poi abbiamo tutte le USB A, USB-C, la C fa 5, 9, 12, 15, anche 20 volt con 3 ampere, oppure 20 volt 3.25 ampere su ogni singola porta con un nuovo chip che si chiama eMarker. Solita uscita accendisigari,
Se usiamo la C col DC arriva comunque a un totale di 700 watt. O ci dà 700 watt sul 230 o 700 watt con AC e DC insieme. Batteria interna. Saliamo leggermente di capacità essendo un modello piccolo perché arriviamo a 448 Wh. Usa un pacco batterie da 22,4 volt, 20 Ah. Parte frontale con l'ingresso XT60, l'accendisigari, una presa in uscita, due USB-C identiche e una USB-A. Pian piano perdiamo i connettori, diciamo, di vecchia generazione per far posto ai cavi tipo C tipo C. Accensione, parte AC, parte DC. Vediamo il display. Display molto minimale, abbiamo comunque l'uscita in watt che racchiude sia la C che il DC e l'ingresso in watt che racchiude sia la C che il DC. Accensione con tasto illuminato e simbolo AC sul display, accensione con tasto illuminato e scritta DC sul display. Vediamo se si può spegnere con le uscite attive. Sì, ce la fanno spegnere anche se abbiamo attivato le uscite. Allora, apriamo l'app Bluetti perché la macchina ha la connessione Bluetooth, quindi andiamo subito a dare un'occhiata a tutte le impostazioni. I miei dispositivi, aggiungi dispositivo, AC50B, facciamo l'accoppiamento, abbiamo la macchina insieme a tutti gli altri dispositivi. Connessione in corso. Perfetto, siamo connessi, me lo notifica anche sul display. Come al solito vediamo esattamente quello che c'è sul display. La differenza è che nell'app abbiamo gli ingressi e gli uscite separati per quanto riguarda AC e DC. Possibilità di comandare le uscite, generazione fotovoltaica totale. Possibilità di spegnere la power station, ma chiaramente non possiamo poi accenderla perché quando sarà spenta non è connessa. Sembra scontato, ma è bene dirlo. Diamo subito un'occhiata alle impostazioni. Condivisione, password, fattori, possibilità di metterla nelle home, modalità di ricarica. Abbiamo le solite tre modalità standard, turbo e silenzioso. Partiamo poi col silenzioso. Power lifting per avere un boost in più, ma questa funzione, se non serve, come sempre dico di non usarla perché potrebbe danneggiare alcuni dispositivi. Solita modalità eco. Molte volte mi dite non capisco perché la power station dopo un po' si spegne da sola, perché quando arrivano di fabbrica quasi sempre hanno la modalità eco attiva. Cosa vuol dire? Che sulla parte AC, se lui sente un carico uguale o inferiore ai 10 watt, dopo 4 ore la spegne. Stessa cosa per il DC. Se non avete bisogno che si spegne da sola, prima cosa è disattivare la modalità eco. Sospensione automatica riguarda il display, quindi per adesso mettiamo mai così lo vediamo. Impostazioni avanzate, frequenza di uscita e boost di rete. Il boost di rete serve per abilitare la ricarica anche se avete una sorgente di rete che non è stabile, quindi con delle tensioni basse o delle sovratensioni lui le livella per caricarla ugualmente. Vediamo se per caso è da aggiornare. No, non abbiamo nessun aggiornamento. Prenderei il cavo di ricarica, facciamo subito una prova delle tre modalità di ricarica da rete AC. Modalità silenziosa, parte comunque la ventola ma gira molto piano e carica a circa 160 watt. Modalità standard, aumenta leggermente la rotazione della ventola e arriviamo a circa 265 watt. Modalità turbo, aumenta ancora la ventola e arriviamo a circa 560 watt. Quindi queste sono le tre modalità di ricarica. Chiaramente con la silenzioso, oltre a fare meno rumore, facciamo una ricarica migliore delle batterie perché le carichiamo più lentamente, e quando abbiamo problemi di fornitura o magari di consumi che si sommano, caricando a 160 watt diciamo che abbiamo un assorbimento molto basso. Allora, adesso volevo fare un po' di test con voi sulla ricarica in DC combinata insieme all'ingresso AC. Facciamo qualche verifica. Dunque, innanzitutto entriamo nell'applicazione, andiamo nei miei dispositivi, controlliamo di avere gli ingressi di ricarica al massimo, quindi mettiamo in modalità turbo. Allora, come ingresso in DC abbiamo, questa è la ventola dell'alimentatore, abbiamo da 12 a 28 volt, massimo 200 watt, 8 ampere e mezzo. Volevo innanzitutto vedere da che tensione inizia a ricaricare. Allora, adesso siamo quasi a 15 volt, vedete che sta tirando 113 watt. Volevo capire da che tensione inizia a caricare, se è particolarmente schizzinoso, quindi scendiamo. Allora, adesso siamo a 12,4, funziona ancora. Siamo a 12,0, funziona ancora. 11,6 funziona ancora, 11,5 funziona ancora, 11,4, 11,3, 11,1,
prende meno ma sta comunque funzionando. 11, 10 e 8. Allora 10 e 8 si arresta, quindi saliamo piano piano, partiamo da 10 e 9. Allora a 10 e 9 inizia a lavorare l'MPPT. Ora saliamo piano piano, ci stabilizziamo a un 12 e 4, che può essere quello che può dare ad esempio un'autovettura. 12 e mezzo, quindi a 12 e mezzo siamo circa a 100 watt. Da lì andiamo a salire, man mano che saliamo di tensione parte anche la sua ventola. 18, 19, 20, 24, 24 e mezzo, 24 e mezzo con l'alimentatore che sta dando 8 ampere 24, stiamo tirando quasi 200 watt e siamo quasi al suo massimo. Chiaramente la tensione può arrivare fino a 28 volt. Vedete, siamo arrivati al palo, siamo ai suoi 200 watt, infatti è scesa la corrente tirata dall'alimentatore, quindi 25 volt tira 8 ampere 11, arriva ai suoi 200 watt. Vediamo che può salire ulteriormente di tensione e accettare fino a 27, 28,1 funziona ancora. Vediamo a che tensione va in blocco. Siamo quasi a 29, 29,1, 29,5, 29,8 ed è andata in blocco, quindi in prossimità dei 30 volt va poi in blocco per superamento di potenza, ma voi come da indicazione cercate di stare nei 28. Ora stacchiamo l'ingresso, va via l'allarme, riabbassiamo la tensione, la mettiamo sui 25 e cerchiamo di capire come lavora in combinata insieme all'ingresso AC. Vedete che sale la potenza in ingresso e arriva fino a un massimo di circa 560 watt. Ora diamo anche l'ingresso in DC, vediamo cosa succede. Ok, arriva più o meno sui 560, 570, ma cosa fa? Ne prende 200 dall'ingresso fotovoltaico e il rimanente lo prende da rete. Se noi andiamo a cambiare la modalità di ricarica e mettiamo ad esempio standard, vediamo che scende a circa 260 watt e ne prende sempre 200 dal fotovoltaico e 60 dalla rete. Se noi mettiamo modalità silenzioso, vediamo che si attesta a circa 150 dal fotovoltaico, 150-160 e una quarantina da rete. Questo per caricare a circa 200 watt. Se stacchiamo il fotovoltaico aumenta il prelievo dalla rete e si attesta circa sui 160, e questa quindi è la sua modalità di lavoro di combinazione tra i due ingressi che possono essere mandati contemporaneamente, con la differenza che arriverà a un massimo di 200 watt sull'ingresso in DC, arriverà poi a un massimo di circa 560 watt che può prendere o dalla rete oppure dalla rete in combinata con quello che riesce a dare l'ingresso fotovoltaico. Quindi in questo caso vedrete che andrà a salire per prendere i 200 watt come abbiamo visto prima dall'ingresso fotovoltaico e il rimanente lo prende direttamente da rete. PV200, che è il compagno ideale per la nostra piccola power station, in questo momento vedete che sta caricando a 110 watt, ma guardate dove è il sole, ce l'abbiamo perfettamente di lato. Adesso lo giro, vi faccio vedere la differenza di resa. Ok, ora l'ho spostato, siamo perfettamente contro sole, guardate già come è cambiata e vedete che abbiamo già guadagnato una cinquantina di watt. Ora la faccio caricare tutta e poi iniziamo a fare un po' di prove. Allora, power station al 100%, facciamo il test del piano a induzione. Questo è fantastico, avevo fatto anche un video dedicato. Accendiamo la parte AC, accendiamo subito il piano a induzione, abbassiamo i watt 200 e ne consuma 248 e ce la facciamo. Andiamo a 300 e saliamo a 282, 400 per arrivare a 383, 500 per arrivare a 480, sì, 600 per arrivare a 566,
700, 6,70 e secondo me siamo al limite. Proviamo ad arrivare a 800. Siamo a 750 watt costanti, non va in errore, sta alimentando il piano induzione che intanto sta scaldando l'acqua. Sono le 6,56. Proviamo ancora ad alzare, ma ho qualche dubbio. 900 watt che diventano 8,20, ma vedete che è stabile, notevole. Proviamo a tirargli il collo così vediamo fin dove può arrivare. 6,57, lasciamo bollire l'acqua, vediamo se ci arriva, se funziona tutto e quanto va giù di batteria. Ok, dopo qualche minuto mi è andata in protezione, quindi stacchiamo la parte AC, riaccendiamo il piano induzione ma scendiamo, facciamo una cosa più normale, la portiamo a 700 watt di piano induzione che ne tira 6,60, riprendiamo, intanto l'acqua si stava già scaldando, 6,59, portiamola a ebollizione. Allora, sono le 7:04, avete visto in quanto tempo è passato? L'acqua sta bollendo, siamo arrivati al 78% di batteria rimanente con 660 watt costanti e non ha battuto ciglio. Riusciamo sicuramente a farci un piatto di pasta e anche magari un condimento. La potenza niente male e anche l'accumulo che seppur piccolo ci consente già di fare parecchie cose, perché anche solo immaginare di essere in una tenda dove riusciamo a cucinare con un piano induzione 2 piatti di pasta, un condimento e abbiamo ancora accumulo per magari usare il portatile, caricare i cellulari eccetera, la rende molto versatile in uno spazio piccolissimo. Chiaramente il casino che sentite è del piano induzione, perché il rumore della ventola della PowerStation c'è presente, ma molto meno. Allora andiamo avanti con i test. Ho attivato il powerlifting e lo notate da questo simbolo del muscolo, perché in questo caso potrebbe servirci per vedere se riusciamo effettivamente per caso a fare un caffè. Accendiamo la parte AC, vediamo se riesce a gestire questa Nespresso. 670 watt, sta andando in temperatura, la macchina fa partire la ventola perché sta comunque facendo uno sforzo importante. Forse riusciamo anche a fare il caffè. Allora, l'ha portata in temperatura, dando delle piccole botte di assorbimento. Vediamo se magari riusciamo a farci un caffè con la cialda. Parte di nuovo un assorbimento maggiore. Poi chiaramente una volta che è in temperatura, solo per far girare la pompa non ci sono problemi. Diciamo che la macchina va un po' a singhiozzi perché come vedete non è costante. Siamo riusciti comunque a fare un caffè con una macchinetta a cialde. Questa è una Nespresso DeLonghi che dichiarano 1300 watt di assorbimento. Avete visto che faceva dei picchi di 600-700 watt, ma è comunque riuscito a portarla in temperatura e siamo riusciti a fare un caffè. È una situazione estrema per stressare molto la PowerStation, ma anche la stessa macchinetta. Non vi posso consigliare di farne uso, ma questa piccolina riesce anche a fare un caffè. Già che facciamo test stressanti, Bosch Professional 750 watt, vediamo come va. Quindi anche elettroutensili di questa potenza riusciamo a utilizzarli e non batte ciglio. A C50B al 100% stacchiamo l'ingresso di ricarica, accendiamo la parte AC a carico zero. Sono le 19:40 del 22 luglio, vediamo quanto dura con inverter acceso e carico zero. Allora, aggiornamento, siamo al 30%, è ancora acceso, sono le 15:20, ok, di pomeriggio. Non sono riuscito a venire stamattina, avevo paura che non passasse la notte, invece tutto bene, quindi portiamolo a zero, vediamo quante ore dura. Allora, sono le 12:15 del giorno dopo, quindi 24 luglio, sono appena arrivato in negozio e all'1% e si sta scaricando, quindi risultato niente male. Chiaramente non abbiamo nessun limite perché seppur essendoci una sola presa in uscita possiamo tranquillamente mettere una multipresa per alimentare più carichi come magari un televisore o un monitor e un computer portatile che
all'occorrenza possiamo gestire in autonomia con una Power Station. Vedete che abbiamo dei picchi di consumo di circa 130 watt tra computer e televisore, che in questo caso è un vecchio LCD da 32, però lo gestiamo in completa autonomia senza problemi. Chiaramente maggiore è l'assorbimento, minore è la durata dell'accumulo interno. Chiaramente quando non siamo collegati alla rete abbiamo un'uscita che è fase-fase, mentre quando siamo collegati in modalità UPS abbiamo l'uscita monofase. Lampadina accesa, stacchiamo la spina per vedere il tempo di intervento. Questa lampadina LED ad esempio mi crea anche un piccolo sfarfallio. Ora, visto che abbiamo parlato di modalità UPS, andiamo a provarla direttamente con un frigo. Power Station che può essere chiaramente usata anche per alimentare un frigo, questo è un tradizionale frigo da casa. Adesso ad esempio è collegata in modalità UPS, quindi cosa fa? Quello che c'è in uscita lo prende direttamente in bypass da rete. Vedete, input 122, uscita 122. Se noi chiaramente andiamo a staccare la sorgente di alimentazione, vedete che cambia leggermente il consumo, diventa uscita fase-fase, ma noi continuiamo ad alimentare il nostro frigo. E cosa ci dice? Ci dice che con questo consumo, ad esempio, avremo 3 ore e mezza di autonomia. Allora, testiamo la parte di uscita in DC, quindi l'attiviamo, abbiamo collegato un telefono sulla Type-C, un telefono sull'altra Type-C, un tablet sulla porta tipo A e anche un'altra Power Station tramite la presa accendisigari. Quindi in questo momento stiamo dando 133 watt, questo va in carica rapida, questo era completamente scarico, si sta caricando, idem anche questo, e la Power Station, in questo caso la C2A, sta ricevendo 100 watt, quindi in tutto 143 watt sulla parte in DC. L'ho testata, nessun problema, assolutamente stabile. Chiaro, abbiamo un po' ridotto le porte, ma con 2 Type-C e una Type-A diciamo che riusciamo a fare praticamente quello di cui abbiamo bisogno senza stare a mettere 50.000 porte che fanno lievitare il prezzo. Abbiamo stretto per proporre un prodotto più pragmatico. Come avete visto, riusciamo a toglierci qualche soddisfazione. Immaginate in mobilità, anche in camper volendo, se non avete grosse pretese, se dovete solo far andare un frigo e poche cose, è una macchina che con 700 watt e una produzione fotovoltaica di magari 150 watt è riuscita ad esempio in un camper a far andare tranquillamente un frigo. Ve la portate in tenda, riuscite a farvi la pasta col piano induzione, insomma parecchie cose. Ma volete portarvela in furgone per avere corrente su un elettroutensile? No problem. Insomma, molto versatile, perché le potenze non sono tanto risicate e l'accumulo inizia a concedervi qualche soddisfazione. Chiaramente è sempre un prodotto di gamma per entrare nel mondo delle Power Station. Poi, come capita spesso quando iniziate a capire quanto sono utili e versatili, spesso poi si tiene quella piccola, diciamo, portatile, ma poi si va magari su un prodotto più grande, e di video in merito sul canale ne trovate tantissimi. Io vi ringrazio, se vi è piaciuto il video un bel like, mi raccomando che non costa nulla. Noi ci vediamo al prossimo video, prossima diretta il giovedì sera che riprendono a fine agosto. Se passate qua in negozio a Torino vi offro un caffè, ma anche qua riapriamo a fine agosto. Grazie a tutti, ciao da Massi Dattoli.